buongiorno. Buongiorno a tutti. Stiamo partendo per Sagrin. Calamandrana. Seguiteci. Stiamo andando al birrificio Sagrin a Calamandrana, un birrificio pluripremiato per le sue birre, che sono tra l'altro eccellenza del territorio. Perché? Lo scopriremo tra poco. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you to the day. Ciao, dov'è Calamandrana? Mi puoi indicare dov'è Calamandrana? Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down, my ladies. Show off in a while. Il centro storico di Calamandrana si trova alla parte alta del paese, che si è sviluppato il primo nucleo abitativo, frazione Chiesa Vecchia, toccata attorno al castello Ghibellino. Adesso andiamo per la via maestra, quello sarà il castello. Andiamo a prendere i tartufi dopo. Ci manca una cosa essenziale però. Il cane. Il cane. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Senti, ma che vogliamo fare? Vogliamo andare da Sagrin adesso, Sì, che ci sta aspettando. sì. Siamo pronti? Via! Birrificio Sagrin. Da piacere. Mani bagnate. No. Non c'è problema, ciao Valerio, piacere. Sei permesso? Buongiorno. Ah, ma ti cogliamo proprio sul fatto allora. Ah, ma sei con le mani in pasta. No, nei limoni. Ciao, io sono Beppe e nel birrificio Sagrin mi occupo di marketing e di commercializzazione delle nostre birre. Come state? Tutto a posto. Che stai combinando con i limoni? A Bacialè. Ah, Posso entrare? Vieni, vieni. Iniziamo subito allora. Voi nella bacialè mettete la scorza di limone Della Costa Amalfitana. Coriandolo, pepe bianco, verbena e la menta che ho preso domenica a Pancagliere. E la menta dolce di Pancagliere, senti, è molto più delicata, ma anche al gusto, non è quella piperita. La piperita poi ha esattamente il rischio del gusto di dentifricio in bocca, è molto più forte. Però questa invece è molto delicata anche nel gusto. Ieri l'ho dovuti preparare, quindi sono dovuto dare domenica, perché poi viene messo qua, dentro questi filtri, e lo mettiamo a fine bollitura, capisci? Quindi deve essere tutto sincronizzato. Quindi io sto vedendo la preparazione della mia birra Delle preferita, spezie, tra l'altro. sì, dell'unica birra che poi facciamo con le spezie. però bacialè, Nord e sud, appunto. matrimonio. È proprio là, siamo proprio noi. Sì, Ci rappresenta appieno. One by one, billion by billion, been holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing. If you know it's time. allora, la cotta è quando fai la birra proprio, e noi ci aggiungiamo poi questo alla fine della bollitura. La cotta più o meno dura 7-8 ore, lui fa 1000 litri di prodotto che poi parte alla fermentazione e ci vuole un altro mesetto. Tantissimi. No, tantissimi litri di birra. E quindi in un mese la birra è pronta. Più o meno. Ok, un vabbè, mese, poi un dipende mese. dalla tipologia. Bravissimo. Ok. Le birre più leggere ci impiega meno tempo a fermentare, quindi sono pronte prima, come la linea Bompate Cosa Birra 4 gradi e mezzo, mentre invece le birre più strutturate, come potrebbe essere la Libertine o la Malefica, la Belgian Strong Ale da 7 gradi e mezzo, lì ci pieghiamo anche 40-45 giorni. Ci vuole il tempo che ci vuole. Adesso andiamo a fare l'infusione. Riposa, si compatta bene la torta di luppolo sul fondo e poi trasferita. Ciao, sono Billy, sono il mastro birraio. Il birrificio Sagrin è il nostro birrificio artigianale.
tra Canelli e Nizza Monferrato, e noi abbiamo fatto il nostro birrificio nel 2015. Questa green che deriva dal piemontese, sai, il cruccio, quando hai un pensiero in testa, un qualcosa che ti tormenta, niente di gravissimo, però diciamo qualcosa che non ti fa dormire magari un po' la notte, no? E effettivamente, se vedete la mia faccia, si dorme poco, però ci si diverte. Qua abbiamo un po' di sacchi di malto, ce ne sono di svariate tipologie. In linea di massima se ne utilizza 1/2 come malto base, poi ci sono i malti speciali che sono quei malti magari caramellati, torrefatti, tostati, che servono a dare quegli spunti, il colore, i gusti particolari. Origini dei malti? Tedesca per lo più tedesca, mi piace molto lavorare con gli inglesi. E italiano qualcosina ci abbiamo anche piemontese. Sulla base di cosa si fa la scelta del malto? Caratteristiche tecniche, per cui resa, qualità, pulizia del prodotto finito e anche, Sapore che dà anche e anche malto. qualità Anche, organolettica. ok. Qua c'è il mulino dove andiamo a macinare appunto il malto. Il malto macinato da sopra viene messo in questa caldaia, viene trasferita l'acqua calda, per cui viene messa in, si dice, ammostamento. Questo permette, la trasformazione più importante è quella che si chiama saccarificazione, permette di trasformare gli amidi, queste molecole complesse, in molecole molto più semplici che sono gli zuccheri, che saranno poi fermentati dal nostro lievito nelle vasche di fermentazione. Dal tino di ammostamento viene portata qua, che è il tino di sparge. C'è un doppio fondo asolato che serve a trattenere la parte solida e filtra, diciamo, la parte liquida che viene portata in bollitura. Questa Intanto siamo in live e quindi si sta avviando un altro processo. No, questo malto qua, queste trebbie vengono ancora lavate con acqua calda per estrarre più zuccheri possibili, per cui per aumentare la resa, e viene portato tutto in bollitura, nella quale poi si aggiunge il luppolo e eventualmente zuccheri, spezie o quant'altro la ricetta richieda. Finita la bollitura si effettua il whirlpool, che è questo processo che serve ad andare a compattare al centro i residui di spezie, di luppolo o anche di proteine coagulate, e la birra è pronta per essere trasferita. Questo qua è uno scambiatore di calore in cui entra la birra calda e esce fredda, e da questo tubo entra l'acqua fredda e esce a sua volta calda e verrà riutilizzata per la cotta successiva. La birra viene trasferita poi nelle vasche di fermentazione, dove andiamo ad aggiungere il lievito e fermenta 10-20 giorni, alcune anche una trentina di giorni. Le IGA fermentano un po' di più. La fermentazione è più lunga perché? Perché le birre sono più strutturate? Sono più strutturate e perché si utilizzano dei lieviti particolari che hanno bisogno di un po' più di tempo per lavorare. Le IGA andiamo su dei residui zuccherini molto bassi o addirittura assenti. Diciamo che le IGA sono un po' il nostro cavallo di battaglia, quella birra e quelle tipologie per cui siamo un poco più conosciuti sia in Italia che qualcosina anche all'estero. Sono le birre qua all'interno, uvaggi o mosti. Italian Grape Ale è il primo stile di birra con il riferimento all'italianità nel nome, per cui è molto importante, perché appunto sono fortemente legate al territorio e sono una cosa un po' distintiva. Il territorio è fondamentale, siamo un birrificio artigianale che siamo molto legati a dove produciamo e con cosa produciamo. Noi facciamo 4 legati con 4 amici, 4 cantine, una col Moscato di Castagno delle Lanze e di Dogliotti, una invece con l'Arneis di Valfacenda, l'altra che è la Monfray invece con la Barbera di Cascina Garitina, e poi ne uscirà una ad agosto-settembre sarà una novità. Le birre devono fermentare molto. Diciamo che è una questione anche di stabilità del prodotto, perché tu avendo un prodotto che riesce a stabilizzare, ovvero la fermentazione finita, riesci a pulirlo il più possibile, levare il più possibile il lievito,
tu hai un prodotto che ha anche una shelf life maggiore. La birra bisogna fargli fare schiuma, perché la CO2 che non facciamo sprigionare, nulla si crea, nulla si distrugge. Cosa fa questa roba qua? Te la metti nella panza. Vedi, io ho rotto la CO2 per quello che ho fatto schiuma, poi la fai scendere, vedi, ci vuole un attimo il suo tempo, tanto fretta quando uno si deve bere una buona birra non deve averla. Quando lei scende tranquillamente, adesso questa qua è una birra lupolata e cosa viene se la versi ancora, vedi, fa un bel cappello di schiuma e te si è posto. Questo è il modo in cui si versa la birra. Sfatiamo tutti i miti. Negli anni abbiamo avuto diversi riconoscimenti, tra cui in concorsi sia nazionali che internazionali, come per esempio il Bruxelles Beer Challenge, dove la ROE è stata più volte premiata. Siamo nella guida Beer Italia Slow Food come eccellenza piemontese, come premiato sia il birrificio che alcune birre, come la Samos, quella col mosto di Moscato, la ROE col mosto di Arneis, e la Mattos, che è la nostra Coffee Stout, la Stout con immissione a fine fermentazione di un'estrazione a freddo di uno specialty coffee che ogni anno selezioniamo in collaborazione con la bottega delle delizie di Bra. Appunto, fondamentale per noi sono le varie collaborazioni che stringiamo, i rapporti che stringiamo tra vari produttori, che noi conosciamo il nostro mondo e loro mettono in sé invece il loro mondo, e insieme cerchiamo di implementare il tutto in un prodotto più innovativo e più buono che si possa fare.